Festeggiamo i 4 anni di attività al Tempio di Giove. L'apertura del Tempio è stato un momento importante, il risultato di una comunità che è giunta alla necessità di avere dei luoghi di culto, ma anche dei luoghi di connessione e di luce. Noi abbiamo raccolto in questi 4 anni grandi soddisfazioni. Abbiamo raccolto grandi soddisfazioni perché questo tempio è stato un punto di riferimento non solo per la nostra comunità locale, ma per gentili di tutta Italia e di tutto il mondo. Qui sono venuti in visita a cercare il tempio bramini importanti dall'India, persone sitibonde di spiritualità, persino dal Sudafrica. Per cui il Tempio è un luogo dove la divinità risiede, si manifesta agli uomini e li richiama a sé. Questo è un segno per noi importante. Quando giunse qui un bramino da Varanasi, entrando nella cella del Tempio, da me invitato ad entrare perché, essendo un bramino, un sacerdote, noi nel Tempio facciamo entrare gli iniziati, i sacerdoti, e chiaramente il sacerdote di un filone tradizionale come quello braminico è il sacerdote della tradizione. Dunque questo bramino, entrando nel Tempio, entrò in contemporanea a lui un gatto. Il gatto, io gli spiegai, noi lasciamo entrare gli animali nei tempi perché li utilizziamo per leggere la volontà degli dei. Il gatto andò con la bocca ad afferrare dell'incenso dalla cerva e lo posò ai piedi del bramino. Un fatto alquanto insolito, e come ci insegna Virgilio nell'Eneide, quando il fatto è insolito è segno divino. Dunque, confrontandomi col bramino, gli dissi: a mio parere questo è segno che Giove vuole un'offerta di incenso. Lui diede la mia stessa interpretazione e quindi non solo facemmo delle offerte rituali a Giove, per di più lui si informò su tutte le cose che erano sacre a Giove, quindi gli spiegai il vino, il farro e altro. E lui si ripresentò poi al Tempio con tutte le robe necessarie, dal vino fino al farro, chiedendomi di fare per conto suo un'offerta a Giove, perché lui aveva ricevuto un segno dal Dio e per cui lo voleva onorare. Ecco che, capite bene, un tempio come questo di Giove è un punto di connessione tra gli uomini e gli dei, dove gli uomini possono venire a cercare il loro contatto col sacro, ed il Tempio, essendo stato fondato legittimamente secondo rituali antichi, risponde alla divinità per mezzo di questo strumento. Dunque è da 4 anni che noi abbiamo questo strumento, o meglio che noi abbiamo concesso agli dei di avere questo strumento perché noi amiamo la dimensione del sacro, e gli dei lo utilizzano. Sono 4 anni che abbiamo visto eventi prodigiosi e fausti, sono 4 anni che ringraziamo gli dei di essere insieme a noi in questa comunità. Tanto è stato forte questo risultato di risposta del divino che, da che eravamo una semplice associazione che culturalmente si occupava del culto antico, abbiamo dovuto creare un ente religioso, perché la dimensione del sacro, nel momento in cui vengono ad esistere gli dei con i templi, cresce in maniera esponenziale. Noi, per poter dare un supporto, una risposta, un sostegno a tutta quella che è la necessità
di ritrovare liberamente la propria via al sacro dell'uomo moderno, noi di fronte a questa necessità ci siamo messi a disposizione. Stiamo lavorando in tanti da anni, tutti quanti a titolo gratuito. Offriamo agli dei il nostro tempo, che è la risorsa più preziosa che un essere umano possa avere. Lo offriamo affinché possano manifestarsi. Le manifestazioni sono tante, le soddisfazioni sono tante. Molte persone sono felici di poter riabbracciare la possibilità di riscoprire la libertà individuale, la libertà spirituale, la libertà più profonda ed insita nell'animo umano, che spesso ci viene negata, ma oggi non più. Oggi non più perché chi vuole, anche in Italia, come in India, come in Lettonia, come in altri posti del mondo, può accedere alla dimensione del sacro che reputa più intima, più confacente a se stessa. Questo è ciò che noi oggi festeggiamo. La conquista di una libertà è la conquista di uno strumento che può dare libertà ad altri. Per cui il nostro festeggiare Giove è proprio un festeggiare Jupiter Libertas, il Giove libertà, il Giove che dà la libertà, il Giove presso il quale gli antichi andavano a compiere riti di emancipazione dall'età adolescenziale, con l'assunzione della toga virile e dunque l'iniziazione ad una nuova condizione di vita matura, qual era quella dell'uomo romano, che innanzitutto era un uomo spirituale, poi era anche il contadino, il politico, l'allevatore, tutto il resto. L'uomo moderno ha perso quella che è la sua cognizione di uomo spirituale. Tramite il culto antico noi la rioffriamo, tramite il culto antico tanti la trovano, ed ecco che dunque la nostra soddisfazione sta nel sapere che per ogni persona che viene al Tempio abbiamo lasciato il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato, perché una coscienza di libertà interiore in più è una conquista per l'intera umanità. Grazie a tutti quanti di seguirci e di sostenerci. Grazie.